Dopo 2 anni finalmente siamo tornati al cinema per vedere un nuovo film dell'MCU e wow che bella sensazione! Soprattutto mi ero dimenticato dei golosissimi gadget o poster che ti danno... Comunque, benvenuti in questo nuovo video dedicato a Black Widow, nel quale andremo a parlare del film, ma soprattutto delle scene finali e del loro significato per il futuro del Marvel Cinematic Universe, con anche qualche piccola chicca che potreste non aver notato. Ovviamente, se non avete visto il film, vi avverto che ci saranno spoiler, anche se per la prima parte del video potrete stare sicuri. Quindi, popcorn alla mano e lanciamoci! Parto subito dicendovi che il film mi è piaciuto molto, però è stato tanto strano da vedere. Come già sapevamo, il film è ambientato dopo Capitan America Civil War e prima di Infinity War, ma devo dire che sapendo la fine di Natasha, il tutto ha avuto un sapore strano. Non perché sia un prequel, anche Captain Marvel lo era, ma semplicemente perché il tutto risulta quasi come un film sulle origini di Black Widow, che tuttavia è un personaggio che conosciamo da 11 anni, fin da quando comparve in Iron Man 2. Personalmente devo dire che avrei molto preferito una divisione della trama in 2 film, ad esempio, con il primo ambientato anche prima del primo Avengers, dando effettivamente un'origine a Natasha. Però d'altra parte capisco che purtroppo anni fa potesse risultare rischioso a livello di business fare un film su una supereroina donna, soprattutto dopo l'ultimo flop Marvel con Elektra, ma cazzo l'avrei amato. Comunque di base Black Widow risulta quasi come un film di spionaggio, che in certi frangenti si unisce a Fast and Furious, e che a mio parere in certi aspetti va troppo a ricordare Capitan America Winter Soldier, però tra poco ne parliamo meglio. A parte ciò ho amato il cast e soprattutto la famiglia di Nat con David Harbour e Florence Pugh, che mi hanno fatto innamorare con anche tutte le loro divise fantastiche, poi alcune svolte narrative le ho trovate davvero inaspettate. Ma ora parliamo di roba succosa, quindi spoiler. Partiamo dall'inizio del film, che ho trovato maestoso, mettendomi un hype enorme e ricordandomi molto i numeri di Mason della saga di Black Ops, se ci avete mai giocato. Il tutto parte con un flashback ambientato in Ohio, nel 1995, durante il quale vediamo alcuni momenti della vita di Natasha Romanoff e la sorella Yelena Belova, da piccole, che ovviamente non avevamo mai avuto occasione di approfondire in passato. Da qui scopriamo che le due hanno vissuto con Melina Vostokov e Alexei Shostakov sotto copertura per 3 anni, allo scopo di sottrarre delle informazioni per conto del generale Dreykov, comandante della Stanza Rossa. Dreykov è un nome che abbiamo già sentito nel primo Avengers, mentre invece per quanto riguarda la Stanza Rossa non abbiamo mai saputo molto, se non che era il luogo in cui Natasha fu addestrata fin da piccola, per poi disertare ed allearsi con lo SHIELD. Infatti ci viene rivelato che lei prima dell'Ohio già passò degli anni lì, per poi tornarci al termine della missione affidata ai 2 finti genitori, con anche Yelena che viene arruolata per la prima volta e separata dalla sorella, perdendo le tracce l'una dell'altra. Quindi passano 21 anni ed arriviamo al 2016 dopo gli eventi di Civil War, scoprendo che Yelena è diventata anch'essa una vedova nera e rivelandoci che tutte le vedove si trovano sotto un controllo mentale che si può spezzare solo tramite l'utilizzo di un siero sotto forma gassosa. Tutta la trama ruota attorno a delle fiale contenenti questo siero, che Yelena, dopo essersi liberata da suddetto controllo mentale, decide di spedire a Natasha. Quest'ultima invece, come sapevamo, in seguito all'infrazione degli accordi di Sokovia, è ricercata dal segretario Ross, che l'accusa di aver attaccato il re di Wakanda, riferendosi a quando, durante Civil War, Nat impedì a T'Challa di fermare Cap e Bucky, che volevano rubare il Quinjet. Nel film ci viene mostrato che successivamente a quegli eventi lei scappa dal suo amico Mason, interpretato da O.T. Fagben Lee in Norvegia, dove Nat subisce l'attacco di Taskmaster, che prova a rubare le fiale del siero spedite da Yelena, ma ovviamente fallendo, dato che Natasha riesce a rubarle e scappare via. Nel film ci viene rivelato che Taskmaster è anch'esso sotto il controllo mentale della Stanza Rossa e che viene attivato solo per obiettivi di massima importanza, come appunto il recupero di quelle fiale. Poi, come già detto più volte, Taskmaster ha l'abilità di imparare tutte le mosse di chiunque guardi combattere, ed ecco come mai nel corso del film lo vediamo spesso replicare le movenze degli Avengers, e per quanto riguarda il suo scudo chiaramente non è in vibranio, dato che si ammacca, e credo sia la stessa cosa anche per quanto riguarda le sue unghie, o artigli.
Comunque, dopo questo goloso scontro, Natasha si riunisce con Yelena a Budapest, dove le due, oltre ad un combattimento con delle vedove, riaffrontano Taskmaster, seminandolo grazie ad un nascondiglio che Nat utilizzò in passato con Occhio di Falco. Infatti, intanto non solo vediamo che la nostra eroina indossa un ciondolo a forma di freccia, che avevamo già visto ad esempio in Capitan America Winter Soldier, ma inoltre scopriamo finalmente cosa è successo a Budapest con Clint, dato che era un qualcosa che ci portavamo dietro fin dal primo Avengers. Tra l'altro nel film abbiamo scoperto che nella missione a Budapest sembra essere stato coinvolto anche l'amico Mason, il cui nome tra l'altro, come già dissi, è un riferimento al personaggio fumettistico conosciuto come Rick Mason. Mi sembra di rivivere Budapest! Tu e io la ricordiamo in modo molto diverso. Riguardo a ciò, Nat ci rivela che come ultima prova di fedeltà per arruolarsi nello SHIELD dovette far esplodere insieme a Clint il quartier generale della Stanza Rossa, con all'interno anche Dreykov e sua figlia. Ma invece Yelena le rivela che la Stanza Rossa è ancora attiva e Dreykov è ancora in vita. Così le due decidono di partire per mettere fine a tutto ciò. Da qui inoltre scopriamo che quando Loki nel primo Avengers nominò la figlia di Dreykov, in verità il dio dell'inganno non si stava riferendo ad un alias di Natasha come io pensavo, ma bensì all'effettiva figlia di Dreykov, che Natasha aveva ucciso. La figlia di Dreykov. Quindi le due sorelle si riuniscono al padre adottivo Alexei, facendoli evadere da una prigione sulla neve con una scena spettacolare che ho amato come il suo personaggio. Tra l'altro, oltre al mostrarci chiaramente che in passato gli fu iniettato una versione sovietica del siero del super soldato, prendendo il nome di Red Guardian, Yelena si riferisce a lui come Dinamo Cremisi, ossia il nome appartenente ad un personaggio fumettistico Marvel e le cui caratteristiche sono state in parte integrate in Ivan Vanko di Iron Man 2. Comunque Alexei risulta convinto di aver combattuto contro Capitan America negli anni 80, ma come sappiamo e come anche alcuni carcerati gli fanno notare, Steve Rogers è rimasto congelato nel ghiaccio fino al 2011, quindi come tutto ciò sia possibile non è ben chiaro. Nel film poi, nonostante la questione venga tirata in ballo più volte, alla fine viene abbandonata, quindi immagino che in un futuro potrebbe essere ripresa magari in un progetto dedicato a Red Guardian, dato che come già detto l'attore si è dimostrato interessato ad approfondire il personaggio. Tuttavia comunque il dubbio su chi sia questo Capitan America a cui si fa riferimento rimane. Non credo sia Bucky, dato che nel film vengono nominati i soldati d'inverno e quindi sanno quali sono. Di conseguenza l'unica altra opzione che mi viene in mente è che si tratti di uno dei super soldati segreti come Isaiah Bradley, anche se ovviamente non può essere lui nello specifico, dato che in quegli anni non combatteva più. Ad ogni modo, una volta recuperato Alexei, il gruppo si dirige anche da Melina, la quale rivela di lavorare ancora per la Stanza Rossa e ci spiega come funziona il controllo mentale di Dreykov, mostrandoci come esempio un simpatico maialino che risponde a tutti i suoi comandi. Infatti, a quanto sembra, c'è una differenza tra il controllo mentale che subiva Natasha quando faceva parte della Stanza Rossa e quello che invece è stato sviluppato adesso, il quale agisce direttamente sui gangli della base del cervello. Ma non siamo qui per fare una lezione di anatomia. Tra l'altro Melina aggiunge che tutte le vedove, Nat incluse, hanno un blocco ferormonale che impedisce a tutte loro di attaccare Dreykov e che inoltre il progetto attuale delle vedove è stato reso possibile anche grazie alla loro missione in Ohio, grazie alla quale trafugarono delle informazioni da un laboratorio SHIELD che in verità ai tempi, come sappiamo, era l'Hydra. Infine Melina rivela a Nat che lei non fu abbandonata dai suoi genitori come credeva, ma bensì fu selezionata dalla Stanza Rossa, che in cambio ricompensò la famiglia, nonostante poi uccisero la madre, e per quanto futili ho apprezzato molto queste aggiunte al background di Nat, nonostante invece ci lasciano un po' con il mistero per quanto riguarda il padre, di cui conosciamo solo il nome grazie a Teschio Rosso. Natasha, figlia di Ivan. Forse questa se l'ha inventata. No, non credo. Perché conosce il nome di tuo padre? Io non lo conoscevo. Purtroppo comunque la riunione di famiglia viene interrotta dall'arrivo delle Vedove Nere e Taskmaster, che rapiscono il gruppo e che erano state allertate da Melina, la quale però, pentitasi di ciò, sviluppa un piano. Grazie a lei, infatti, una volta arrivati nella Stanza Rossa, che si rivela essere una base volante come l'Helicarrier, ma che più nello specifico mi ha ricordato quella di Pokémon, Yelena riesce a liberare tutte le Vedove Nere lì presenti, utilizzando il siero, mentre Natasha si trova faccia a faccia con Dreykov. Quest'ultimo non solo ci rivela che ci sono moltissime vedove nere sparse per il mondo che attendono un suo ordine, ma inoltre ci svela l'identità di Taskmaster, ossia Antonia, sua figlia, che di conseguenza, proprio come Dreykov stesso, non morì con l'esplosione a Budapest, ma rimase ferita
costringendo il padre a trasformarla in un quasi robot, similmente a come fece Stryker con suo figlio nei film degli X-Men. Comunque poi, dopo tutto il combattimento in cui viene ucciso Dreykov facendo precipitare la stanza rossa ed in cui Yelena utilizza l'atterraggio da supereroe che tanto prendeva in giro a Nat durante il film ma che sicuramente utilizzerà in futuro quando prenderà il posto della sorella, quest'ultima riceve in dono da Yelena il suo giacchetto verde, che abbiamo già visto in Infinity War, spiegandoci quindi da dove lo ottenne, e poi il gruppo se ne va insieme ad Antonia e le altre vedove nere, partendo per una missione il cui scopo è liberare tutte le altre sparse per il mondo con il siero. Come detto prima, il film mi ha ricordato molto Capitan America Winter Soldier, ed infatti il fatto che la storia si basasse sul far fuori un'organizzazione segreta, infiltrata in tutto il mondo e che si pensava essere stata distrutta ma che invece non lo era, devo dire che mi è sembrato davvero un copia e incolla di quel che successe con lo Shield e l'Hydra di Winter Soldier, appunto. Però, vabbè, rimango in ogni caso dell'idea che un progetto più ampio mi sarebbe piaciuto di più. Comunque, detto ciò, Nat, rimasta ormai da sola, viene raggiunta dal segretario Ross. E poi, boom, passano 2 settimane e la rivediamo libera. Devo dire che questa cosa mi ha fatto veramente strano e non l'ho davvero compresa. Ross praticamente è stato un personaggio buttato in mezzo alla trama quasi a caso. All'inizio del film non fa nulla e poi, quando riesce ad arrestare chiaramente Nat, la lascia andare senza mostrarcene il motivo. Tra l'altro Ross arriva qui perché Natasha accende il suo trasmettitore per farsi trovare appositamente quando si trovava all'interno della base nel cielo. Quindi per quale porco il peluche di motivo Ross, che potrebbe avere tutte le risorse del mondo e che sa che lei si trova in cielo, arriva in scena con delle auto a terra? Se la base non fosse precipitata, che avrebbero fatto? Si fermavano lì a guardarla da sotto? Ad ogni modo, come detto, una volta arrestata, passano 2 settimane e vediamo la nostra Nat, bionda come in Infinity War, rincontrare Mason, che le procura un jet con il quale lei ha intenzione di riunire gli Avengers, o quantomeno provarci. Infatti nel film ci viene più volte ribadito che lei e Steve Rogers sono gli unici 2 Avengers fuggitivi, mentre gli altri sono stati arrestati. Da qui Nat chiaramente andrà a recuperare Steve, per poi recarsi insieme alla prigione sottomarina del Raft, per salvare gli Avengers arrestati e dare forma alla squadra clandestina con la quale poi rivediamo Natasha all'inizio di Infinity War. E devo dire che mi è piaciuto molto come abbiano collegato il tutto, nonostante non abbiano inserito nessuna scena che si colleghi ad Endgame. Infatti, come avevo detto, mi sarei aspettato che il film iniziasse proprio dalla caduta di Nat, con lei che in volo inizia a ripensare a tutta la sua vita. Questo per me è uno di quegli aspetti che rende strano il film, perché sembra veramente come se Black Widow fosse uscito nel 2016, subito dopo Civil War, senza nessun altro riferimento agli altri film, se non fosse però per la scena dopo i titoli di coda. Vi avverto che ci saranno spoiler legati al finale di Falcon e Winter Soldier, quindi proseguite ricordando ciò. La scena è ambientata in un anno non ben specificato e nella quale vediamo Yelena andare a far visita alla tomba di Natasha, seppellita dopo il suo sacrificio in Endgame. Devo ammettere di essere rimasto un po' sorpreso dal luogo in cui si trova la tomba, dato che il tutto è ambientato in un piccolo boschetto dissestato con anche altre varie tombe. Ok che poi sicuramente la tomba è vuota, dato che il corpo rimase su Vormir, però avrei apprezzato qualcosa di più. Tempo fa ci furono anche discussioni ufficiali con la Marvel riguardo il fatto che Tony Stark abbia avuto un funerale, ma invece Nat, come anche Visione, entrambi morti come Tony in Infinity War ed Endgame, non abbiano avuto una giusta cerimonia, e davvero non capisco quale sia il motivo per il quale gli Avengers l'abbiano seppellita lì. Però alla fine è la stessa domanda che ci siamo posti riguardo i Vendicatori, che lasciano requisire il corpo di Visione dallo Sword senza far nulla. Tra l'altro nella scena Yelena porta con sé il suo cagnolino, che ci aveva rivelato di voler avere, dato che come Nat non è in grado di avere figli, a causa della sterilizzazione svolta dalla stanza rossa e di cui già ci parlarono in Age of Ultron. Non potrò mai avere questo. Figli. Nemmeno io. Nella stanza rossa dove sono stata addestrata, loro fanno una sorta di cerimonia di laurea. Ti sterilizzano. Comunque, sulla lapide vediamo chiaramente il suo nome, il logo della Vedova Nera e la scritta Avenger sorella
figlia, mentre invece curiosamente non notiamo né la data di nascita e né quella di morte, anche se teoricamente dovrebbe essere 1984 e 2014, dato il viaggio nel tempo su Vormir, nonostante però Nat sia invecchiata ovviamente fino al 2023, anno da cui parte il viaggio degli Avengers. Ad ogni modo Yelena, dopo essersi inchinata vicino alla tomba, viene raggiunta dalla contessa Valentina Allegra de Fontaine, la quale nel finale di Falcon e Winter Soldier recluta John Walker, donandogli il nome di US Agent, rivelandogli poi che presto loro, senza specificare di chi si tratti, avranno bisogno di lui. Come dissi ai tempi, la sua figura, che dovrebbe corrispondere all'alias di Madame Hydra, risulta molto simile ad un Nick Fury malvagio ed infatti con quella scena o questa di oggi va a ricordarci molto le prime apparizioni di Fury. Ad ogni modo nel dettaglio Yelena sembra già conoscere Valentina, dicendole anche che non dovrebbe disturbarla durante le sue vacanze. Poi la contessa le comunica di avere un bersaglio per lei, ossia il responsabile della morte di Natasha, mostrandoci una foto di Clint Barton e terminando così il film. Ora, chiaramente sappiamo tutti quanto Clint non sia responsabile della morte di Nat, ma d'altra parte non sappiamo quanto Yelena o anche il resto del mondo sappiano riguardo la missione degli Avengers. Già tempo fa venne confermata la presenza di Yelena all'interno della serie TV di Occhio di Falco ed a questo punto penso possa essere plausibile ipotizzare che lei sarà il villain della serie che darà la caccia a Clint e quindi anche a sua figlia. Ed inoltre penso possa essere lecito immaginare che la prossima serie TV live action dei Marvel Studios, che vedremo su Disney Plus, sarà proprio quella di Occhio di Falco, nonostante ci fosse il dubbio riguardo il se uscisse prima questa o quella di Miss Marvel. Ovviamente poi Yelena dovrebbe apparire anche in un futuro sequel dedicato a lei come nuova Black Widow, spero anche con Melina e Alexei, ma al momento l'alleanza di Yelena con Valentina e l'arruolamento di US Agent ci spingono sempre di più verso il progetto Thunderbolts, che potremmo descrivere semplicemente come una squadra di cattivi stile Suicide Squad ma della Marvel. Quindi non ci resta che attendere di scoprire quali saranno le prossime reclute. Voi fatemi sapere cosa ne pensate del film e di tutto quel che comporta per il futuro dell'MCU. Io vi aspetto tutti i giorni in streaming su Twitch, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!